Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come partendo da un rametto di limone gli si possa fare generare delle radici, dei germogli e alla fine dei limoni assolutamente ottimi come questo. Seguite il video perché sono certo che una volta che capirete quanto sia facile ottenere questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un ramo da una pianta donatrice che abbia poche caratteristiche però sono importanti e vanno rispettate. La prima, che abbia un'età compresa tra 1 massimo 2 anni. La seconda è la lunghezza, che sia di almeno 20 cm. Ed infine la terza caratteristica è che il raggio del tronco che andremo a tagliare abbia una dimensione minima di 4 mm ma massima di 1 cm. Una volta scelto il ramo, con una cesoia andare alla base del ramo e taglio netto prelevarlo in questo modo. Ottenuto il rametto occorrerà preparare materialmente le talee. Queste dovranno avere una lunghezza tra i 10 e i 15 cm e dovranno avere almeno 2 internodi dal quale poi fare sviluppare gli eventuali germogli, quindi basterà fare così. Allora, partendo dalla parte inferiore, fare un taglio in diagonale rispetto al tronco, così. Dopodiché, circa a 15 cm da questo taglio, andare a praticare l'altro taglio e questa volta in maniera orizzontale, quindi questo è il tronco in maniera orizzontale. Rifaccio il taglio per mostrarvelo meglio, così. E il rametto è stato tagliato. Adesso occorrerà togliere tutte le foglie che sono in più, perché considerate che una talea non ha bisogno di tantissime foglie ma di pezzettini piccoli al fine di poter respirare ma non consumare però energia. Quindi andiamo materialmente ad eliminare queste. Tagliamo anche questo ramo che è un di più. E questo è il risultato dopo che si sono eliminate le foglie, ne sono rimaste soltanto 2, che sono quelle ideali, però sono ancora troppo grandi, quindi anche se dovesse fare la talea delle piccole radici, poi portare avanti e dare nutrimento ad entrambe le foglie sarebbe comunque troppo per la piantina. Bisogna ridurre al minimo anche queste, quindi semplicemente andare e tagliare le foglie a metà, in questa maniera. Così facendo la pianta comunque potrà respirare, ma non avrà grandi dispersioni di energie. Dato che purtroppo il risultato non è garantito al 100%, al fine di avere più possibilità di ottenere una piantina, io vi consiglio di fare contemporaneamente più tentativi, quindi creare più talee. Ed è proprio sulla base di questo concetto che l'esperimento inizierà interrando ben 3 talee. Creare l'ambiente ideale nel quale fare attecchire e crescere una talea è davvero molto semplice. Occorre che il terreno sia soffice, drenante e che comunque tenga l'umidità. Quindi basterà unire un 60% di torba di buona qualità o in alternativa del terriccio universale, però anche quello di buona qualità, mi raccomando, con un 20% di sabbia di fiume, non di mare perché se salata brucerà le radici, ed il restante 20% di argilla espansa. Ed una volta preparato il mix, prendere un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo con questo. Dopodiché prendere degli ormoni radicanti, se non li avete e non li volete comprare anche perché insomma non costano proprio poco, andrà benissimo anche dell'aspirina, mi raccomando non quella effervescente. Dopodiché prendere un cucchiaino, fare un foro di circa 5 cm all'interno del vaso, in questa maniera, poi prendere la talea, pucciarla negli ormoni, nella parte del taglio vivo, insomma quello dove si è tagliata poi la talea, e semplicemente andarla ad inserire in questo modo. Fate in modo che almeno 5-6 cm siano all'interno del terreno, così. Dopodiché rinzaffare tutto intorno, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. E questo è il risultato finale, quindi non resterà altro che aspettare e sperare che nei punti dove ci sono le gemme si sviluppino dei giovani rametti. Se si volesse accelerare e favorire questo processo, basterà prendere un sacchettino di plastica ed inserire tutto all'interno, così. Dopodiché chiudere in maniera ermetica. Così facendo si creerà all'interno del sacchetto un vero e proprio microclima con temperatura ma soprattutto umidità costante. Una volta chiuso, posizionare questo in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti, perché se troppo forti potrebbero fare alzare troppo le temperature all'interno e cuocere letteralmente la piantina. Nell'ipotesi che si voglia aumentare l'efficacia degli ormoni radicanti c'è un trucco, ovvero oltre a fare un taglio in diagonale che aumenterà la superficie nel quale comunque loro potranno agire, c'è anche la possibilità di andare a scavare letteralmente la corteccia nella parte basale della talea. Quindi semplicemente prendere un coltello che sia ben affilato e andare a letteralmente grattare la superficie in questo modo. Ogni mezzo centimetro creare un taglio. Quindi basteranno 5-6 tagli in più.
Incisa la corteccia, questo è il risultato finale. Direi che si è davvero aumentato tantissimo la superficie, che sarebbe poi quella viva, nel quale gli ormoni radicanti potranno agire. In queste immagini vi mostro quale sia la differenza reale di superficie nel quale gli ormoni potranno agire una volta che le talee saranno state inserite al loro interno. Questa è la talea tagliata soltanto in obliquo, quindi inserita la superficie nel quale potranno agire è soltanto questa. Invece questa, che è la talea nel quale abbiamo eseguito anche il raschiamento della corteccia, andando ad inserirla, guardate come gli ormoni si attaccano anche alla corteccia, quindi tutta questa parte bianca sarà quella nel quale gli ormoni potranno lavorare, decisamente una superficie maggiore rispetto all'altra. E come accennavo prima, al fine di aumentare le possibilità di riuscita dell'esperimento, provate con più talee contemporaneamente. Io per questo esperimento ne ho preparate 3. Trascorsi soltanto 50 giorni, riprendendo le talee, si può notare che qualcosa è già nato, e tra le 3, quella che ha ottenuto i risultati migliori è questa. Ha fatto nascere addirittura 2 germogli, uno nel punto di nodo, quindi dove la foglia va a toccare il tronco, e un altro nel punto di taglio apicale. Quindi qui c'è il punto di taglio che adesso è ben cicatrizzato, e girando un po' si riesce a vedere che proprio nel punto di taglio è nato il piccolo germoglio, che è alto circa mezzo centimetro, e il primo germoglio che è nato, questo, è nato proprio nel nodo, ovvero dove la foglia va a toccare il tronco. Direi che questo è davvero un ottimo risultato. Non resta altro che aspettare che la pianta cresca e che produca i primi fiori e quindi i primi frutti, che saranno assolutamente ottimi, proprio perché ricordiamoci che questa è l'esatto clone della pianta dal quale sono stati prelevati i rametti. E in queste immagini vi mostro ciò che normalmente capita a una talea una volta messa all'interno del terreno nell'arco di un anno. Quindi qui è stata appena inserita, dopo circa 6 mesi dovrebbe iniziare, se tutto va bene, a generare comunque dei germogli e delle piccole foglioline. In questo caso è lungo più o meno 5 cm e le foglie sono abbastanza ridotte. Dopo un anno questo è il risultato che potreste ottenere. Quindi il rametto è di circa 12 cm, ma le foglie sono già assolutamente formate con delle dimensioni di quando la pianta sarà adulta, proprio perché all'interno, arrivati a questo punto, ci sarà un apparato radicale davvero importante che potrà permettere alla pianta di svilupparsi senza problemi. Questa è la talea che è stata inserita un anno fa all'interno del terreno, e proprio per mostrarvi come si sviluppino le radici nelle talee la tirerò fuori dal vasetto. Ovviamente questa è un'operazione che voi non dovrete fare, io lo faccio solo per mostrarvi come si sviluppino le radici, quindi semplicemente tirar via il vasetto ed aprire. Guardate, già sotto ci sono delle radici che direi assolutamente importanti, quindi semplicemente facendo molto piano e tirando via il terreno potremo andare a vedere come, ma soprattutto dove, si siano sviluppate le radici. Ecco qua. E questo è ciò che ha fatto nascere la talea. Provo a sciacquare le radici nell'acqua proprio per mostrarvi meglio l'apparato radicale come si sia sviluppato. Eccolo qua. Lavato l'apparato radicale, questo è il risultato. Ci sono davvero tantissime radici alla base della talea. Quindi nascono nel punto di taglio alla base, proprio sotto, dove è avvenuto il taglio, quindi nella parte viva, ma anche nel tronco, sempre nella parte basale però. Eccolo qui. Spero che si riesca a capire. Di radici ne ha fatte davvero tantissime. Quindi direi che con un apparato radicale sviluppato così, la pianta non avrà assolutamente problemi a svilupparsi. E con questo il video si conclude. Spero che sia stato utile e divertente per farvi imparare qualcosa di nuovo, e se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, e già che ci siete dategli anche un'occhiata.